Che colore lo facciamo? Così? Azzurro? Come al solito vado per fare ore al mare e non si riarma più. Buongiorno in questa nuova mattinata fatta di lavori, sacrifici e sudore. Non dovrei avere più corrente dentro, quindi adesso vado a smontare quel bastardo. Fatta la scanalatura, è entrato a bordo. Il problema è che adesso non ho né legno né la voglia di cambiarlo. Ora. Cioè, se uno di noi fosse timido oggi è fottuto. Stiamo costeggiando le mura della città antica, sperando di non incastrarsi da qualche parte per uscire. È il primo giorno che sento così caldo, dopo quasi un mese che siamo via. Ci siamo a 31 gradi, secchi, si sente proprio quella calura da deserto. Fai vedere il mio nuovo sistema di trattenuta dell'impianto. Siccome non possiamo stare qui al sole aspettando a 1 litro al minuto, ce la caviamo con un gancio appeso lì. No, 1,7 litro, guarda, 1,8 litro. Beh dai, allora è meglio dell'ultima volta. Stavo pensando, ma se ci facciamo la doccia direttamente qua? Quasi quasi, visto il caldo. Mi sa che oggi non la scaldiamo l'acqua. Mamma. Bello caldo, proprio secco, quello desertifico. Anche l'aria che c'è è calda, come Mi ricordo quando eravamo nel deserto di Tabernas in moto. quell'aria calda, come avere un phon. Bagnati la testa qui, così ti fai già lo shampoo. Ci mette così tanto che faccio in tempo a fare un dipinto. Come si può vedere da queste colline che sembrano con un leggero verde, è perché ancora, diciamo, è inverno e non è ancora arrivato il grosso caldo, forse inizia oggi, che secca tutto e infatti ci sono anche cartelli di rischio di incendio. Iniziamo a entrare nel deserto, nelle aree più desertiche. Devo dire che continuano a cambiare paesaggi a ogni curva, quando ci sono, è una sorpresa. Abbiamo fatto questa specie di collina con un giardino botanico tutto verde, adesso scolliniamo ed è di nuovo tutto secco. Finalmente siamo arrivati a Mirleft, questo posto qua.
ci sono 2 camper, 3. Abbiamo già parlato con i nostri vicini ci hanno detto che è possibile parcheggiare. Loro sono riusciti a stare qua la notte, probabilmente nel weekend. Sabato e domenica c'è qualche problema, probabilmente perché ci sono i local che vengono e la polizia li manda via tutti, proprio perché vengono i local, e sembra che invece in settimana si riesca. Almeno io incrocio le dita perché non ho voglia di spostarmi, anche perché c'è questo splendido mare anche sdraio. Se non ci ammazzano col prezzo, quasi mi faccio un salto al mare, cioè almeno all'ombrellone. Voglio dormire lì. Adesso andiamo a cucinare. Io ho fame, anzi Marina cucina, io mi metto lì così ad aspettare il cibo come gli uccellini. Allora ti do i vermi. Ne ho già uno io di verme, piccolino così. Comunque il paesino di Mirleft è questo arroccato qui sopra, e qua abbiamo 25 gradi contro i 33 che avevamo prima. Sei contento? Di cosa? Dei finocchi. Mangiamo queste splendide verdure. No, a me piacciono i finocchi, veramente. Cioè, aspetta. No. A me piacciono i anisette. Com'è che li chiamano qua? Anis. Questa, mi piace l'anis. Ma il pezzo forte di oggi è il pane. L'ho fatto io. Guarda qua. Guarda che bel panozzo che non vi ho fatto vedere poi ieri. No. Ah, vero. Vabbè, questo è il secondo, il primo è già andato. Perché hai già mangiato? Pan Anzi, focaccia. Me lo faccio vedere dentro anche. Bello morbido. Guarda come è bello alveolato dentro. Tieni, questo è tuo. Buono. È mio, quello che hai già mangiato tu è mio. Esatto. Questo è un momento epocale, sta succedendo davvero, non ci posso credere, è molto che aspetto questo momento. Mauri mi ha chiesto i copricerchi, li vuole montare. Presentiamo i nostri nuovissimi copricerchi Nuovissimi. del 78. Nuovissimi più o meno. Nuovissimi no, raga. Vi pare che c'è qualcosa di nuovo qua? Aggiornamento. Che ve ne pare? Mauri sta facendo anche la parte davanti. Ce la facciamo? Sì, sono proprio giusti. Buongiorno, sì, scritto KH. Eh? Ah, è un nuovo colore? Colore. Ah, La possiamo pesta. fare tutto colore nuovo. Ah. Che colore facciamo? ragione. Che colore lo facciamo? Così? Eh. Azzurro, verde, rosso, nero. Tu fai i lavori di carrozzeria? ouais, Ah, ok, perfetto. J'arrive. Marquez le numéro téléphone. Oui. Numero telefono? Sì. Ah, wow, voilà. Bene, mi sa che per oggi ho finito di lavorare. Allora, ti piacciono? 1, 2 e gli altri 2. 3 e 4. Li ho messi e ho ritardato a metterli fino adesso per un semplice motivo, perché non ero sicuro che andavano bene. E allora volevo trovare un posto dove, se eventualmente non fossero andati bene, li usavo come frisbee. E la spiaggia era ottima. No, a parte gli scherzi, dovevano andare bene. L'unica cosa è quello che ho fatto: da 4 ganci che avevano, che di serie usciva così, ne ho messi 3, 4 non li agguanta, perché probabilmente il cerchio che è montato sopra è un pelino più stretto. Comunque io li ho conservati, in caso servissero li metto, in caso li perdessi me ne cercherò degli altri. Comunque sono quelli originali degli anni 80. Detto questo, vado a riposare. Ciao. Sei contenta? Sì. Sto andando giù in spiaggia a riposarmi, però già che ci sono, un videino ve lo mando, va? Vi faccio vedere com'è. Prima non si vedeva, raga, ma adesso che sono a riva, sulla mia sinistra vedo uno scoglione, o meglio uno scoglio grande. Vieni che ti spiego, Cosa succede qui? Succede quello che già sapevamo, che ho un interruttore Ariarmo da 300 A che già sapevo che non mi funzionava, nel senso che scattava a 70 A, 75, quindi usavo il fornello basso. Stasera ho cucinato un po' di più, è scattato come al solito, vado per farlo riarmare e non si riarma più. Lo devo cambiare, lo sapevo, però ho detto lo tengo fino all'ultimo, tanto
riuscivo comunque a cucinare. Il problema è che adesso non si riarma più, e per fortuna che ho l'EcoFlow che è venuta in soccorso. Ragazzi, in questo caso ho tirato fuori l'EcoFlow, l'ho piazzata qui al lavandino che è comodo, e quindi la presa del fornello l'ho staccata dalla 220 e l'ho messa nella EcoFlow. Quindi ora io ho il mio fornello dove sto per far bollire un po' di brodo per fare poi il couscous. Potevamo usare anche il fornellino a gas di emergenza, però così è molto più comodo, molto più veloce, soprattutto perché il modello di EcoFlow che abbiamo noi è quello super potente che ci regge fino a 1600 watt. Guarda, 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 sta già bollendo. Gli impianti io li ho fatti giusti e ho creato le alternative, perché comunque siamo in mezzo a nulla e riesco comunque a cucinare o gas o l'altra Power Energy Super Mario Mega Power. Vabbè, adesso c'ho fame, vai, io vado avanti a cucinare. Ciao, couscous. Quanto ne hai fatto? Mezzo chilo per me. Buongiorno in questa nuova mattinata fatta di lavori, sacrifici e sudore. Ieri sera avete visto che avevo quel problema di fusibile e siccome sapevo già appunto com'era la situazione, me ne ero già comprato uno. Non penso che sia la soluzione definitiva, perché ho letto e ahimè quei fusibili lì tendono a fare questo problema: diminuire sempre di più l'amperaggio sopportato e scattare prima del previsto. Detto questo, siccome si scaldano, anche perché insomma gli amperli che passano lì sono tanti, cercherò di preservarlo il più possibile. Perché? Perché al rientro in Italia cambio totalmente il sistema, non metterò più uno di quelli a riarmo, ma metterò uno di quelli cosiddetti a ghigliottina o meglio a lamina, che ovviamente per sostituirlo in caso si rompesse devi svitare 2 viti, mentre questo invece lo riarmi e ci vogliono 2 secondi. Detto questo, non dovrebbe mai scattare, però questo scattava per i problemi appunto di sovraccarico suo, nel senso che gli ampere non erano quelli corretti. Detto questo, se avete dei consigli su soluzioni a 12 volt per un 300 ampere, 250 potrebbe anche essere, perché non arriverò mai a 300 ampere. 300 ampere vuol dire tutto acceso. Voi scrivetemelo qui sotto se avete dei consigli interessanti per i 12 volt, 250 ampere, 300. Questo è, quindi con un riarmo facile, con qualcosa che funzioni veramente. E detto questo procedo a lavorare. Non volevo, però mi tocca oggi. Allora, una delle prime cose che devo fare è staccare completamente la corrente, quindi quella che arriva dal pannello solare, perché mi è capitato di dimenticarmene e malignato, e quelle che arrivano dalla batteria. Allora, sulla batteria io ho un quadro generale che ho staccato. L'MPPT l'ho già staccato prima, quindi in teoria non dovrei più avere nulla, però per non saperne leggere né scrivere stacco quello che arriva dalla batteria è quello che arriva dalla 220. Non ho colonnine, però metti che c'è un residuo dentro. Poi, siccome l'inverter ha dentro dei condensatori, lo accendo, come vedete. Ok, questo voleva dire che i condensatori erano carichi e anche quelli possono legnare. Direi che non dovrei avere più corrente dentro, quindi adesso vado a smontare quel bastardo. Devo levare 1, 2, che sono appunto il cavo da 25 mm delle batterie, e questo è quello che devo sostituire. Questo qua è quello che si è rotto, che per assurdo sembra funzionare, fa un rumore strano. Comunque questo è quello nuovo, proviamolo e sperando che sia quello, perché sennò è l'inverter che si è rotto e non vorrei sostituirlo. Abbiamo fissato quello nuovo, adesso gli metto sopra i suoi tappini. Frigo 220 funziona, fermiamolo. Ok, prova il fornello. No, aspetta, devo accendere l'inverter. Ok, vai. Avemus correntes. Bene, per fortuna era solo questo bastardo che si è rotto. Anche quello lì non so quanto durerà, perché scaldano e quindi si rovinano. Aiutatemi se avete qualche soluzione intelligente senza far rifare completamente l'impianto, è gradita. Grazie. E senza spedire in Marocco, mi raccomando. Ah no, basta, lo faccio in Italia, con calma, quando torniamo in Italia o in Spagna farò spedire lì in Marocco più. A questo punto posso tirar via la EcoFlow che ci ha salvato la colazione e la cena. Prima di metterla via facciamo anche che la ricarichiamo, perché così almeno nei prossimi giorni, se dovessimo averne bisogno, è già al 100%. Attacchiamo le nostre prese, la ricarichiamo e così in 17 minuti abbiamo la ricarica completa.
e così poi la metto a posto. Ci vogliono adesso 15 minuti, l'abbiamo già attaccata da 3 minuti e sta assorbendo 860 watt, che è più o meno l'assorbimento di una padella media sulla nostra induzione. Quindi oltre a ricaricare, visto che siamo alla 220, testiamo anche il nuovo fusibile se tiene, così abbiamo energia pronta in caso di emergenza e speriamo di non usarla più. Vi ricordate che avevamo preso un isolante termico e acustico da mettere nel vano motore per ridurre un pochino i suoni e il calore, e soprattutto il calore, anche se adesso non fa ancora caldo, ma prevenire è meglio che curare. Noi il motore ce l'abbiamo qui sotto. Adesso io levo la protezione, vedete il motore lì. Quello che voglio fare è pulirlo bene, mettergli questa protezione e poi rimetterlo al suo posto. È una protezione apposta per il motore, quindi non si incendia, tiene le altissime temperature. È un prodotto carissimo che arriva dall'America, speriamo faccia il suo lavoro. Poi avevamo fatto una prova con un'app, quelle classiche da telefono, avevamo misurato i decibel, era più o meno 98-100 decibel. Quindi adesso dopo questa protezione vediamo se qualche decibel ce lo siamo tolti. Poi invece qui sopra, che è un pezzo di legno normale, abbiamo preso un altro isolante acustico, quindi un altro lavoro che dobbiamo fare è levare quel pannello lì e isolarlo sotto, anche perché abbiamo parecchi spiff d'aria, quindi magari abbiamo anche quelli lì. Se risolviamo sia gli spifferi che il mal d'orecchio, il rumore mentre viaggiamo, e tanta roba. Il prodotto è questo, prodotto americano, l'avevo pagato veramente un botto, ed è un engine noise, quindi per il suono, un hood paint, quindi per proteggere quella che è la carrozzeria, infatti viene messo sotto i cofani per evitare che la vernice sopra si cuocia, e quindi niente, procediamo. La prima cosa che vado a fare è pulire da questo grasso, perché sennò non si appiccica nulla. Qui, come vedete, avevano già messo un pezzo d'alluminio e poi non so perché c'era tutto questo scotch qua per tenere la guarnizione, messo veramente male. Sembra venire anche abbastanza pulito bene, pulito, secco. Adesso vediamo quei residui di olio che rimangono e poi dopo procediamo nel capire come attaccarlo. Si direbbe che è venuto pulito, quindi io procederei adesso a capire come attaccare. Probabilmente devo ritagliare delle sagome, vediamo, non lo so. Non è nuovo, però non è grasso, ecco, questa è la cosa, a differenza mia. Un bel tavolo è servito anche per quello. Dopo il cazzettone di Marina, perché ho usato il tavolo della cucina, praticamente ho segnato la prima fascia, rimane tutto il contorno e poi vediamo. Grazie all'aiuto di Marina, Che è ancora in pigiama. Adesso andrà qui dentro questa scanalatura. Ovviamente qua c'è una risega da fare nel senso che c'è da fargli uno piccolo scanalatura per farlo andare dentro e poi mi arriverà giusto a bordo. Fatta la scanalatura, è entrato a bordo, poi si allarga un pochino sopra, vedete? Però non è un problema, perché comunque non me ne frega niente l'estetica in questo caso, quindi preferisco che sia un pezzo unico. O ritaglio prima o ritaglio dopo, ma comunque lo devo ritagliare. Quindi adesso taglio i bordi e quei bordi che mi avanzano li userò per fare quei piccoli striscetti lì. Non è venuto proprio preciso, perfetto, però me ne frega niente, adesso ripeto, rimane dentro il motore, l'importante è che faccia quello che deve fare, calore e rumore, ve lo faccio vedere. E voilà, io sono soddisfatto. Se non sono parcheggi non ti piacciono, In mezzo alla sabbia no, quindi... Ma questo è quello per prendere il sole, così? È quello che si usava negli anni 80. Faceva il riflesso. Esatto. No, Sì. Si è rotto il pulsante della retromarcia, ma porco. Abbiamo un nuovo parcheggio dove poter lavorare. È quasi un mese che siamo in giro e probabilmente a Mauri gli manca fare i suoi lavori nel parcheggio. Quindi si è dato da fare la coibentazione del motore, ma sembra che aveva finito. Cosa stai facendo, Mauri? Hai finito? Sei finì? Più o meno. Il lavoro di prima è finito. Ne stai facendo un altro? Cacchio, ma non mi sporcare tutto! Mari, mettendolo dentro il coso qua, abbiamo rotto il pulsante della retromarcia. Abbiamo. Dividiamo anche le pene, non solo le gioie. No, si è rotto questo roba degli anni 80, che era l'interruttore che mi accendeva la retromarcia, visto che qua la retromarcia non esisteva negli anni 80, e allora gli metto un pulsantino che ne ha un po' di scorta, di quelli 12 volt, che usavo anche già per altre cose, quindi devo modificare. Si sporcherà un po'.
pulirai tu. Sì, va bene. Ma non ci crede nessuno. Non hai mai usato l'aspirapolvere, Mauri? A proposito, abbiamo un'aspirapolvere fighissima della Xiaomi piccolina. Vi metto il link in descrizione perché è geniale se avete problemi di spazio. Normale? Evento. Super power. Lavoro, dai, ben fatto, sostituito, lucidato, adesso pulisco un po' lì sotto. Guardate che bella autoradio anni 80, che è? Questa non è neanche un mangiacassette, è solo radio. Abbiamo risolto anche questo problemino qua. Stiamo passando al seguente lavoro, come anticipato prima, coibentare anche il pianale davanti, ma le 6 viti che ci sono sembra che non aggrappino a nessun punto. E quando piove abbiamo visto che entra dell'acqua davanti, quindi è possibile che sia tutto marcio. Ora vediamo come va. Beh, le viti sono arrugginite, ok. No, ma questo dovrebbe essere appoggiato su ferro, no? Su la struttura. Quindi? Vediamo. Così è tolto. Chiaramente è de ferro. Purtroppo levando questa copertura mi sono accorto di un grossissimo problema di produzione di sto mezzo, che è entra l'acqua quando viaggi da sotto e quindi ha fatto sì che questo pezzo di legno marcisce, che toccandolo non sembrava. Il problema è che adesso non ho né legno né la voglia di cambiarlo. Ora, per insonorizzarlo e proteggerlo un po', per poi fare questo lavoro tra 2, 3, 4 mesi, quando sarò in una zona e ho materiale e tempo per farlo, nel frattempo gli metto l'isolante acustico che mi protegge anche dalla parte umida, diciamo così, anche se qua non piove, e poi sarà un lavoro che rifarò. Per adesso ci accontentiamo così, però intanto salviamo il salvabile. Sì, perché dalla parte lì del motore, del coperchio, è pieno di spifferi e di aperture, cioè si vede prese d'aria, si vede sotto, è chiaro che entra l'acqua viaggiando, ma come fai a mettere un pianale di legno senza nessuna impermeabilizzazione sotto? Rifissato, mettiamo le viti. Abbiamo salvato il pezzo, non è un lavoro ben fatto, permesso, perché va rifatto il pezzo di legno e va rifatta anche la coibentazione, e il ferro sotto pensavo fosse marcio perché ho visto delle viti che si sfilavano così arrugginite, per fortuna no, qualcosetta di ossido quando si rifà si dà una verniciata. Devo capire se sotto magari coibentarlo con qualcos'altro per evitare proprio che arrivi dell'acqua contro questo pezzo di legno. Già adesso non arriverà più perché c'è la coibentazione sonora che non fa comunque passare l'acqua. Trovare un pezzo così fatto male dalla Imer sinceramente rimango un po' basito, però vabbè. Magari nell'80 non pioveva. O magari sono state fatte delle modifiche togliendo qualcosa che io non so. L'abbiamo salvato, esteticamente sta bene, adesso speriamo che abbia ridotto il suono. Appena viaggiamo iniziamo a fare delle prove. Oggi il lavoro è finito e ho anche fame. Ah, ecco, mi pareva. Okay. Ti sei incastrato nella stradina? No, che fa caldo, ti aspetto qua, vai pure a vedere le solite 2 pietre. In questa cittadina Mirleft, dove siamo stazionati da 2 giorni in riva al mare, c'è anche una collina sulla quale c'è un vecchio avamposto francese. È stato costruito 100 anni fa, quando appunto la zona era protettorato francese, anche perché appena qui sotto a sud era tutta zona spagnola. Poi dal 75 in poi è stato tutto restituito al Marocco e quindi è stato dismesso anche il fortino francese. La cosa particolare è che ci sono parecchi muri rimasti in piedi, anche questo è fatto tutto in argilla rossa e sovrasta la città e c'è una vista pazzesca. Adesso ve lo faccio vedere appena arrivo. Fa caldo anche per me, mica solo per Mauri.
qui da soli? Cosa fate qui da soli? Vabbè, praticamente questa è diventata casa nostra. Però, novità di oggi, ci hanno raggiunto degli amici. C'era la polizia, poi non ci ha controllato, non ci ha cagato minimamente. Bene, allora, stavo dicendo che sono venuti a trovarci degli amici. Chi sono? Sono i Vandipiti. Era uscita qualche settimana fa l'intervista che abbiamo fatto con loro e siccome loro appunto erano in Marocco, sono scesi, insomma, fatto tutto il loro viaggio che vedrete sul loro canale, vi metto qui sotto in descrizione, sono venuti a trovarci perché ci siamo incrociati. Noi scendiamo, loro salivano e mi hanno detto, vai, perché non stiamo un paio di giorni assieme e mangiamo qualcosetta, perché si parla sempre solo di cibo. E quindi abbiamo fatto l'accampamento qua, ho tirato fuori il tendalino, qua per fortuna si può, e adesso Marina sta cucinando qualcosa, Sara sta cucinando qualcos'altro e noi uomini non facciamo nulla come al solito. Allora, qua c'è una che sta cucinando, non si vede dalla zanzariera. Dov'è il tuo uomo? È dietro che non fa nulla. Bravo, fai bene, prendi esempio da me. Guarda che bella. Io bado agli animali. Ma cosa non fai un cazzo? Perché tu smetti? Cosa fai? Sale, pepe, facendo una frittata perché oggi abbiamo visite, incredibile, riusciamo a incontrare degli amici qui. Qua c'è già la postazione che stiamo allestendo per il cibo. Qui abbiamo Sake. Ciao miccioni. Ciao, come sei bello. E poi abbiamo Olimpia che ha compiuto 10 anni, vero Olimpia? E si sta alimentando anche lei, energia solare. Oggi abbiamo apparecchiato tutto fuori, è la prima volta che mangiamo fuori perché non abbiamo il tavolo. Cioè, se uno di noi fosse timido oggi è fottuto. Siamo in compagnia dei Vandipiti, vi scriviamo qui sotto chi sono, come ho detto prima. Che figata incontrarsi qui in Marocco, ragazzi. Veramente. Cioè, è incredibile, ci siamo conosciuti In Europa. 2000 km fa, per noi, per voi un po' di più. Da dove arrivate voi? Voi non avete fatto la nostra stessa strada? Noi abbiamo fatto un giro un po' insomma su, giù, trick track, sud, nord, ballate. est, ovest, e quindi risalendo da sud, dal profondo Senegal, ci siamo incontrati qua. A metà strada. Sì. Perché noi ci eravamo lasciati che voi dovevate andare in Marocco e fare un giro in Marocco. Poi non so perché hanno così, hanno detto ma aspetta andiamo un po' più giù, va? E vabbè, allora, giusto subito per arrivare al caldo. Impressioni della Mauritania, impressioni del Senegal. Veloce come avete fatto il viaggio, il perché e perché state tornando. Allora, Mauritania tostissima, strade terribili, e comunque impattante, il motivo per cui noi l'abbiamo attraversata, anche perché il nostro mezzo non ci permetteva di andare a visitare le zone interne, sulle fuori quali strada. è tutto deserto, quindi se te le vuoi godere bene devi avere un mezzo adatto. Senegal all'inizio è stato veramente tosto, ancora più impattante che la Mauritania e il Marocco. Poi piano piano ti entra dentro, inizi a vedere, inizi a capire, inizi a parlare e scopri. scopri tutto, scopri il vero Senegal. Però bisogna andare fino a giù nella Casamance, che è il punto più a sud. Bello il Senegal che ti è successo? È brutto. Partiamo dal brutto. Ha rubato il bello telefono. non ce Ha l'ho. rubato il telefono, vabbè, ma quello poteva succederti anche in Sì, Italia. Bello del Senegal è la Casamance, la tranquillità e la pace di quel posto, è idilliaco. Ok. E lo Zebra Bar effettivamente. Sì. Sembra male. C'è un famoso campeggio, ma veramente è il posto più tranquillo sulla terra. Perché noi non ci andremo. No, non ce la facciamo. No, ma poi mi stavi dicendo che stavate più o meno pensando di fare qualcosa per dare delle informazioni e condividere le vostre esperienze, ok? Perché online avete trovato poco, giusto? Sì, soprattutto sul Senegal, cioè le informazioni che si trovavano erano molto frammentate, alcune precedenti al Covid, quindi tante cose sono cambiate e quindi raccogliendo tante informazioni da chi era là, da chi c'era già stato, abbiamo deciso di tirare le somme e scrivere tutto in un unico grande articolo, cosa che a noi è un po' mancata, cioè se avessimo avuto una specie di linea guida, soprattutto sulla documentazione, sulla parte burocratica. Passare i confini, Sì. che non è semplice. Sì, cioè come atteggiarsi davvero in dogana, perché non è solo il consiglio, non ti far mettere in piedi in testa questa è l'Africa, ma è
questi sono gli step. Come comportarsi, Sì, in senso sì, generale. esatto. Questo è da pagare, questo no, questo è da fare. Se vai di qua risparmi questo, se vai di qua Esatto, non spendi esatto. l'altro. Giusto da arrivare con un po' più di serenità. Consigli di un amico. Sì, bravo. Ok. Darvi anche dell'idea cosa non andare a vedere, tipo il lago rosa che non è più rosa. Esatto. Il lago rosa che è Queste nero. sono le cose che ti fanno rimanere male proprio, quando ti aspetti Sì, una cosa che non sì, è. perché noi siamo arrivati lì, patrimonio UNESCO, no? Dicevo, oh, che bello, no, arrivi e non c'è più. Ma adesso dove andate? Adesso ci godiamo tutto l'entroterra del Marocco, sì. Quindi per assurdo ci si può ancora incontrare, perché noi adesso andiamo giù fino a, vediamo se lo sa, Noi andiamo fino a Dakhla, credo che io l'abbiamo non lo sapevo. deciso oggi. e da lì poi rientriamo anche noi più o meno alla stessa strada, nel senso verso l'interno, giusto per prendere il fresco della notte. Sarà da morire e magari ci si può, visto che voi viaggerete molto più lenti, una cosa veloce invece del Marocco, anche se non l'avete ancora visto tutto, positivo o negativo? Ti posso dire, nell'arco temporale, se tu me l'avessi chiesto appena sono entrata, ti avrei detto, boh, per me l'impressione è negativa, perché mi è arrivato tutto quello che di negativo mi poteva arrivare di questo paese, quindi mi è sembrato di arrivare in un luogo. Adesso che ho potuto conoscere le persone, alcune persone, Chiaro. che ho potuto vedere anche altre cose, dico è proprio un po' da scoprire lentamente, quindi forse questa cosa che loro vivono lentamente me la sto un po' facendo mia e la sto E io apprezzando. penso che noi facendo questo tipo di viaggio camper lentamente e passando in luoghi che non sono prettamente turistici riusciamo anche ad assaporare queste cose, perché se fossimo venuti in aereo, vai su una Sì. città, fai il giro turistico e torni, non Non avremmo avresti vissuto capito. queste cose. Voi siete partiti esattamente quando nel vostro viaggio? 18 maggio del 2022. E avete fatto tutto il giro del confine europeo partendo da Torino. Da Torino. Siamo arrivati in Austria, abbiamo fatto la Polonia, la Germania del Nord, l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Spagna del Nord, Portogallo, l'Andalusia, siamo arrivati fino da voi. Sì. E abbiamo fatto la capatina a Granada e poi siamo entrati in Marocco. Sara, geografia 10. Yeah! E adesso l'idea è tornare di nuovo in Spagna, Sì, suppongo, sì, esatto. fare l'altra parte che vi manca della Spagna o il centro. O il centro, E sì. poi da lì? In Italia perché dobbiamo sistemare in mezzo, così di ne, e poi vediamo. Perché voi avete un sogno però. Io lo so, non so se si può Non si può dire, non si Non si può può dire. dire. No, meglio non dirlo. Niente ragazzi, dovete Perché tanto non seguirlo. si realizzerà. Non è vero, comunque dovete seguire per capire qual è il loro sogno. Io lo so, ma non ve lo dico. Per adesso io mi godrei il pomeriggio in spiaggia, che qua siamo in un posto, siamo a Mirleft. Oh, left. Loro hanno già la pronuncia marocchina, noi ancora no. Ormai siamo local. Mirleft! Andiamo in playa. Andiamo alla Mirleft. playa. Ciao, a dopo. Grazie. Sei contento? Di cosa? Dei finocchi. Non si può dire quella parola. Ah sì, adesso non si può dire. Allora ragazzi, oggi mangiamo finocchi. Finocchi. Mamma mia ragazzi, che svogliato. Sono 42 gradi, sbagliato un Sì, fa caldo, ok. 2 pietre, va bene. Tiena dritta. Interrogato! Occhio che c'è la macchina fotografica sua. Se ti Sono siedi 150.000 euro! Vedendo, un Mauri. gatto morto nel culo. Troppo morto. Benvenuti in questa nuova puntata di Chiediamo al migliore. Vabbè dai, faccio il segno, ok. Perché scendo nella parte, si faccia una domanda e si dia una risposta.